Ma da dove cazzo parto? Sto gioco è l'equivalente della delusione quando nel film di Lizzie McGuire si scopre che il tipo è un freebooter. Beh, che dire, tanto per cominciare, frega il cazzo sia un reboot di canto. Davvero, in Sole e Luna ogni rimando era paro paro alla sensazione del polso bagnato in una manica di pile. Ma qui, che è letteralmente prima generazione, frega un cazzo, anche perché, detto molto onestamente, io Rosso Fuoco e Verde Foglia li saltai. Detto ciò, Let's Go Pikachu Eevee, a quanto dice Masuda, è un gioco della serie centrale e non uno spin-off. Mi chiedo più che altro se sappia effettivamente quanto nocivo e deleterio sia il rimarcarlo in continuazione, visto e considerato quanto sia stato fatto col culo, e dicono ci siano stati 100 impiegati e sviluppatori a lavorarci sopra. 100? Non ci credo. Boh, vabbè. Non ha un minimo di passione questo capitolo della serie, che se da una parte in Sole e Luna c'era un sentore di intenzione, visto il buon umore data la vacanzina a spese Nintendo alle Hawaii per le riferenze a Modino, Let's Go risulta uno scialbo pallido e mancato tentativo di dare lustro a quello che poteva essere ai tempi, che ne so, Pokémon giallo. Alla fine si sono basati su quello, e il fatto che finalmente dopo ben 9 anni da Heart Gold e Soul Silver sia tornato il mostriciattolo a spasso è carino, ma ciò non toglie che sia troppo poco e troppo tardi. Per non parlare del fatto che tra le piccole peculiarità del sopracitato giallo c'era che quantomeno Mew te lo faceva trovare con un glitch, non pagando obbligatoriamente 50 schiaffi. Cazzo, dai! Più che un gioco dei Pokémon mi sembra una branchia minore di Pokémon Go, che per carità a me piace come gioco, e il problema sta nel basarlo interamente su quello. Hanno implementato la meccanica del fare esperienza attraverso le catture come dalla sesta generazione in poi, complici allenatori in ogni dove, che pure lì. Cosa costava loro renderli, che ne so, sfide opzionali? Sono 20 anni che il discorso quando due allenatori si guardano negli occhi parte la sfida non funziona così! Essendo che se sto tirando dritto e ce l'ho alle spalle, come cazzo faccio a incrociare lo sguardo con quel tizio? Così facendo mi dai anche l'incentivo di andarmeli a cercare. Anche perché senza soldi non puoi catturare Pokémon. Letteralmente non hai pecunie per acquistare le ball, e senza le ball non fai esperienza, quindi è tutto un sistema turbo capitalistico. Tolti i 2 espedienti giornalieri relativamente carini che, se approfonditi, potevano dare una specie di tridimensionalità a un prodotto sottile quanto il quoziente intellettivo dell'associazione terrapiattisti, l'unica cosa obiettivamente bella che rimane è che finalmente hanno copiato anche da Yokai Watch oltre che ai Digimon, mettendo i mostriciattoli nel mondo effettivo di gioco. Quello è bello, non si può dire un cazzo, con la possibilità tra l'altro di trovarne di rari come per dire gli starter. Però insomma anche lì il metodo Pokémon Go rischia di andare a noia, essendo che tutto il bello di una cattura era inventarsele tutte per acchiappare il mostro di turno. Qui invece c'è caso che di punto in bianco così ti scappi e vaffanculo. No, ma che poi le lotte con i Pokémon selvatici ci sono. Per esempio i leggendari, che prima di poter provare a catturarli devi sconfiggerli. Quella era carina come cosa di base. Il problema è che a questo punto potevano farlo con tutti, come nel cartone animato, che facevano a botte e poi li catturavano. Così facendo si potevano avvicinare tra l'altro in maniera più fedele e originale a quello che fosse il progetto di partenza di far finta di riportare Pokémon giallo in auge. Non mi viene in mente nemmeno un solo pregio sulla componente ludica di Let's Go, perché veramente è una cozzaglia di cose attaccate con lo sputo, letteralmente, neanche colla, zero, sputo! Se ne sono sbattuti i coglioni. Di tutto! I puzzle sono semplificati da far schifo, a parte il Covo Rocket, che solo ed esclusivamente perché era una cosa proprio iconica della prima generazione, o sono sicuro che avrebbero tagliato anche quello.
Ma poi pure il casino che diventa una sala giochi senza giochi. E fanno le marchette di giochi a cui nessuno frega un cazzo. Ma mettete delle demo così magari qualcuno se le scarica. Il proprio starter impara mosse di ogni singolo tipo immaginabile, così da poter abbattere letteralmente in un colpo solo gli avversari. Intelligenza artificiale imbarazzante, fatta appositamente per non dare nemmeno il sentore di una sfida. Fossi un neofita della serie che non conosce nulla del brand, otterrebbero l'esatto opposto dell'effetto desiderato. Per non parlare che il loro target di riferimento è invecchiato e serve un peso controbilanciato fra gioco vero e proprio, oltre al discorso lo facciamo casual. A tal proposito, invece, della mancanza del competitivo frega davvero un'emerita mazza di niente, un cazzo proprio zero. Anzi, ne sono contento perché almeno inizialmente dicevo, beh, buono, magari ora non avendo più scuse per non darsi da fare, trovare un modo intelligente per non deludere per la terza volta di fila. Invece eccolo qui, sicuro come la morte, l'intramontabile e spassionato. Complimenti, Game Freak. Poveraccio però, Masuda un po' lo capisco. È da Rubine Zaffiro che la gente gli buttava merda addosso e onestamente fa bene adesso a rifilarla dalla sesta in poi.